Ciao ragazzi, oggi parleremo di un paese molto piccolo ma anche molto vicino a noi. Sto parlando della Svizzera e ci collegheremo con Beatrice che vive a Zurigo da 15 anni e ci parlerà di tutta la sua esperienza, ci darà tutte le informazioni che vogliamo sapere su questo paese molto ricco che non è famoso solo per il cioccolato e gli orologi, ma ha anche una qualità di vita molto alta, soprattutto a Zurigo. Non perdetevi questo video, a dopo, ciao! Ciao Beatrice, ci sei? Come stai? Ci sono, ti Ecco. sento forte e chiaro, ciao. Com'è lì a Zurigo? È freddo? È sempre tipo dai 5 ai 10 gradi peggio, non sempre, spesso. La differenza grossa è che c'è meno sole, ci sono più nuvole. È un piacere averti ospite qui a Italian Globetrotter Grazie. e conoscerti. Allora, intanto prima di parlarci un po', diciamo, della tua esperienza lì in Svizzera, quindi di farti qualche domanda un po' più specifica sulla Svizzera e principalmente, insomma, su Zurigo, quindi su una città dove te vivi, parlaci un po' della tua storia, presentati, ecco, per chi anche non ti conosce, qual è un po' il tuo retroterra e cosa facevi in Italia prima di fare le valigie e lasciarla. Allora, sarebbe veramente una telenovela, quindi cercherò di riassumere. Partiamo dai dati anagrafici, così si capisce meglio. Innanzitutto sono nata nel 1966, ho 55 anni, mi sono laureata a Pisa, un po' perché non avevo un lavoro, ma in effetti avevo un lavoro con i miei, un po' perché volevo vedere il mondo. Stavo anch'io in un paesino piccolino in Toscana, ho deciso di andare, ero molto indecisa dove vado, a Parigi o Londra, Parigi, sono finita a Londra. A Londra completamente senza soldi, avevo risparmiato con i lavori estivi, stavo da una vecchietta e risparmiavo sul pranzo mangiando il minimo e poi la sera mi dava cena lei, quindi veramente con le pezze al sedere, ma ne parlo con grande piacere, però sono arrivata veramente per conto mio con la valigia di cartone più o meno e da lì ho trovato lavoro, naturalmente non c'era internet, su un annuncio sul giornale, quello di carta, e ho risposto a un annuncio dove dicevano che cercavano una per un lavoro di back office che io non sapevo neanche cosa volesse dire, che però era Italian speaking. E ho pensato, aspetta, Italian speaking so io. E questo lavoro era nella City e io nella mia ignoranza pensavo che lavorare nella City volesse dire lavorare in centro, quindi ho detto perfetto. Quindi io pensavo che ne so, un negozio, boh. Invece nella City voleva dire in finanza, ma io questo non l'avevo capito perché non ho mai capito i numeri. Ho fatto il liceo scientifico, ma con una gran fatica la matematica, andavo bene alle materie letterarie, infatti poi dopo sono andata alla facoltà di lettere e quindi niente, la prima intervista la racconto perché è pittoresca ma sono cose vere. Mi arriva questo tipo di 2 metri, un americano che io non sapevo ma era un pugile e quindi si poteva togliere il dente davanti, ma questa cosa non la sapevo. C'era la carta igienica sui desk, erano questi spazi aperti, no? Perché un po' come nei film The Wolf of Wall Street si lavora tutti insieme, no? Al desk e usavano perché c'erano le lavagne per i prezzi, le lavagne come a scuola, per cancellare la lavagna la carta igienica. Quindi io ho visto sta carta igienica e ho pensato, boh, io non ho soldi ma io non posso con la carta igienica, non ci vado, ho studiato latino. Lui mi sorride e si toglie il dente davanti. Io sono rimasta talmente sconvolta, carta igienica, il dente davanti, questo che mi guarda col buco così, che ho pensato, io qui non ci verrò mai. Per quello quando mi ha chiesto, ma lei ha studiato finanza? Io ho detto, no, non mi permetterei mai, guardi. E dice, che cosa ha studiato lei? Letteratura, lingue, latino. Lui mi fa, latino, quindi chi se ne frega, no? E poi mi fa, ma scusi, ma lei sa vendere? Ho detto, certo che so vendere, perché ho sempre lavorato nel negozio dei miei. Cosa vendevate? Cose per le barche, anche le Timberland. E lui mi ha detto, mi sta dicendo che vendere le Timberland è come vendere titoli di Stato? E io ho detto, sì. Ho detto, ok, assunta. E da lì, incredibilmente, colpo di, diciamolo in francese, di culo, ero nel posto giusto al momento giusto. Io non sapevo che questo era addirittura il desk primo al mondo nel prodotto che loro facevano. Ho visto titoli del Corriere della Sera su cose che facevamo noi. Anni fantastici, ecco perché ho fatto tutta questa lunga introduzione, perché veramente sono stati anni molto belli, particolari. Eravamo tanti italiani, il primo flusso di migrazione dopo quelli degli anni 50-60 e noi negli anni 90 siamo stati i primi che arrivavano, se ne andavano dall'Italia laureati, come direi oggi fanno i ragazzi. Abbiamo avuto questi anni favolosi, irripetibili, però io ci sono stata quasi 9 anni. Abbiamo guadagnato bene, soprattutto non ce l'aspettavamo, cioè per darti un esempio mi hanno assunto a tipo 1.000 al mese che allora era veramente niente, però nel giro di 6 mesi il mio capo mi ha raddoppiato, poi nel giro di poco mi hanno insomma questo lavoro oggi non esiste più, o meglio esiste ma
ma se lo fanno direttamente via computer, quindi non esiste più la figura del broker. Poi mi sono innamorata del mio cliente, che è qua davanti, che è il mio marito, adesso siamo sposati 20 anni, e siamo andati insieme a New York. La mia prima figlia è nata a New York, sono stata 2 anni praticamente, e lì ho fatto un secondo studio. Anche questo potrebbe essere una cosa interessante, diciamo molto brevemente che lo studio a New York mi hanno riconosciuto tantissimi esami, quasi tutti quelli che avevo dato, quindi poi con gli esami che ho dato mi mancano in così poco tempo 2 esami alla laurea. Poi ho mollato perché sono rimasta incinta, ho detto chi se ne frega, e quando poi sono arrivata a Zurigo, ho fatto 3 figlie in 3 anni, quindi ho fatto la mamma, sono stata in casa, mi sono messa anche con le 3 figlie a studiare, però non mi hanno abbonato niente. Quindi non lo so se questo è cambiato, ma Zurigo in questo senso, nella mia esperienza, è molto più difficile perché ti rifanno partire da zero, quindi sono ripartita da zero. Ecco, questo è importante. Giusto per chi magari vuole avere Sì. un'idea sull'università lì. Non ti hanno riconosciuto gli esami che te hai fatto da altre parti? Io ti parlo di come usava al tempo mio, non lo so se le cose sono cambiate. Al tempo mio però c'erano ovviamente degli esami obbligatori del tuo indirizzo e poi alcuni li potevi scegliere, quindi io cercavo di farmi abbonare almeno quelli, quindi magari esami meno importanti o non specifici della materia, niente, zero, non me ne hanno abbonato uno, sono ripartita da zero, una matricola come gli altri. E poi devi fare un esame anche per il tedesco prima di essere ammesso all'università se non hai il passaporto, un esame difficile, infatti non so neanche come ho fatto a passarlo, mi sembra 2 giorni vai a fare questo esame, quindi veramente tanto scritto, orale, dettati, di tutto, duro, perlomeno io me lo ricordo duro. Poi da New York siamo poi, mio marito è svizzero, ci siamo divertiti da morire perché New York è bellissima come coppia, ma per far crescere famiglia insomma è molto cara, quindi sta nell'inquinamento, noi stavamo in una casa senza un giardino, niente, e quindi abbiamo detto o andiamo fuori New York o perché non ce ne torniamo direttamente. Siamo tornati però in Svizzera. Ecco come sono finita a Zurigo. Per il lavoro io mi definisco blogger perché ho un blog, però io sto sempre su Instagram e devo dire la verità, per monetizzare è più facile su Instagram, quindi non lo so se si deve dire influencer, non lo so manco io che lo sono, però molto piccolina perché sto in Svizzera. Però quello faccio, praticamente ho fatto quindi questi anni in finanza, dopodiché ho fatto 15 anni a casa con le bambine, ho fatto la mamma. Dopodiché mi sono messa su internet per lavorare da casa perché ancora non esisteva molto il fatto dello smart working e io volevo continuare a fare la mamma. Lo smart working per una donna ancora di più ti aiuta poi tanto, dipende dal lavoro. Certo. Ho scelto io appunto di fare la casalinga, tra l'altro in tanti mi hanno detto ma come, ma da New York, dalla finanza, ma sei andata a pulire gabinetti e cucinare e stirare? Sì, poi ho scelto di non avere nessun tipo di aiuto, quindi ho sempre fatto le mie pulizie. Una cosa è se sei costretta, una cosa è se te lo scegli. Quindi per me è stato un grosso privilegio che potevo stare a casa. Nel mio caso mi piace molto lavorare da casa, ci sono anche donne che invece magari non la sopportano, non amano pulire così e magari preferiscono andare in ufficio, quindi è una scelta. Ciao ragazzi, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere un bel like se vi è piaciuto questo video e poi commentate, fatemi sapere cosa ne pensate. Ciao! E senti, a proposito di lavoro, visto che insomma ci hai detto un po' che lavoro fai, ti volevo chiedere, ecco, lì in Svizzera com'è la situazione lavorativa? Nel senso, c'è lavoro? È facile trovare lavoro, sia da dipendente che se uno volesse venire ad aprire un'attività in proprio? Allora, ci sono grosse differenze come in tutti i posti, anche qui la risposta è lunga. Direi come prima risposta sì, il lavoro si trova. C'è bisogno di lavoro e comunque con tutti i suoi difetti la Svizzera ha lavoro perché è un paese ricco e ci sono i poveri anche qui, però insomma in generale c'è una buona economia. Direi che specialmente chi sta qui che ha i documenti in regola, se non lavora è perché quasi non vuole lavorare, cioè il lavoro più o meno si trova, direi anche non qualificato. Qualificato è sempre meglio, perché anche per esempio per fare i lavori per strada c'è una scuola, non è così semplice, non è che ti buttano a fare i lavori per strada così, sono competenti, però guadagnano anche piuttosto bene, so che sono lavori ben pagati. Poi per esempio c'è tutto un discorso, differenze tra Ticino e Svizzera tedesca. Io sto nella Svizzera tedesca, Zurigo è Svizzera tedesca ed è sempre un po' accusata voi siete cattivi, voi avete tutto più caro, voi avete più lavoro. Un po' è vero, il potere in teoria sta a Berna, è un po' come dire Roma-Milano, il potere ufficialmente sta a Roma, ma
Gli affari si fanno a Milano e gli affari qui in Svizzera si fanno a Zurigo. Tante aziende che assumono, quello che un po' è la differenza direi grossa con l'Italia, no? In Ticino, che è la parte italiana, quindi confinante con l'Italia, la situazione è un po' diversa perché c'è il confine con l'Italia, quindi ci sono i frontalieri, che sono gli italiani che dichiarano: noi veniamo a lavorare la mattina e ce ne torniamo a casa alla sera. Diciamo che uno stipendio di base qui sta sui 4.000 a Zurigo, quindi se fai la cassiera al supermercato, se fai l'operaio, siamo sui 4.000, 3.700, 3.800, 3.000, insomma, io poi tutte le cifre, ragazzi, arrotondo un po', sono indicative, certamente non è 1.000, credo che abbiano votato recentemente uno stipendio minimo 3.000 e qualcosa, 1.600, però la vita è più cara. Ma il discorso che volevo fare dei frontalieri, i frontalieri, siccome è comunque il triplo di quello che guadagnano in un lavoro base in Italia, magari dai 3.000 invece che 4.000, loro se li prendono sono contenti perché se ne vanno in Italia hanno sempre guadagnato il triplo. Quindi i ticinesi dicono ci abbassano gli stipendi. A Zurigo pagano 4.000, 4.500 e da noi 3.000, 3.500. Non è giusto. D'altra parte hanno bisogno degli italiani. Gli italiani hanno anche fama, appunto perché c'è stata questa immigrazione che dicevo, no? Degli anni 50-60 un po' in tutto il mondo, si sono fatti valere. Allora eravamo gli stranieri cattivi, siamo stati trattati anche male o comunque insomma con razzismo. In questi anni gli italiani hanno lavorato molto bene, quindi oggi sono molto ben visti. Oh cavolo, quando arriva l'italiano lo pigli subito. Vorrei vedere. Vorrei vedere. In Ticino sono tantissimi e un altro problema, per esempio, durante il Covid non hanno mai chiuso le frontiere, anche quando in Italia i numeri erano altissimi, in Svizzera non ancora. Perché? Perché negli ospedali i dottori e gli infermieri erano tutti italiani, preparatissimi, che prendevano meno, o comunque erano disponibili a fare magari dei lavori che mancavano qua. E quindi è venuta anche lì fuori la polemica, però le frontiere non l'hanno mai chiuse. Infatti i numeri hanno cominciato a salire da noi perché avevamo questo problema, questo flusso, questo discorso, il flusso, poi ci sono i camionisti, poi c'è la gente per esempio che va a fare la spesa a Como, ti fai la giratina, c'è il sole, c'è il gusto italiano, paghi un terzo, perché no? Col soldo qui che guadagni in Svizzera vai in Italia e sono 3-4 volte di più. Il lavoro c'è, però non è che uno viene qua e può così prendere lavoro. Ci sono tutta una serie di criteri, ti posso dire insomma proprio la carlona. Ci sono tutti gli accordi con l'Europa, per cui si può arrivare a venire qui senza un visto. Adesso col Covid devi far vedere il certificato o il risultato del test. Prima del Covid venivi tranquillamente, quindi puoi entrare in Svizzera tranquillamente, c'è la libera circolazione. Io immagino che se tu stai magari 6 mesi in hotel probabilmente non ti dice nulla nessuno, per spendi pure i soldi va bene, ma se vuoi prendere una casa, affittare, iniziare un'attività eccetera, no, a quel punto ti chiedono garanzie, però ci sono tutta una serie di criteri e quindi non è che arriri e lavori. Cioè ci vuole dei permessi di lavoro. Sì, il tasso di disoccupazione qui ogni anno va giù, siamo a 3 cioè una roba pazzesca rispetto all'Italia. Questa è forse la cosa più bella della Svizzera. La gente lavora, se le cose funzionano, il paese è ricco e il lavoro c'è. Ti ripeto, non sono tutti ricchi, però è un paese ricco, privilegiato. Comunque un paese appunto ricco dove gira l'economia, dove il lavoro c'è. Sì, il lavoro c'è. Chiaro che funziona tutto. E il costo della vita com'è rispetto ai guadagni? Allora, 3.000 franchi innanzitutto sono, mi pare la differenza tra euro e franco è il 7%, quindi per far veloce possiamo fare il 10%, per cui 3.000 franchi, togliamoci 300 euro, 2007, ci fai la fame. Con 4.000, per darti un'idea, devi risparmiare su tutto e te ne stai probabilmente in casa con qualcun altro perché non ti puoi pagare il tuo affitto. No, quanto costano gli affitti lì? Sono così cari? Allora, affitti 2 camere di 90 metri nel centro di Zurigo, stiamo sui 2.300. Io ti parlo adesso in franchi oppure togli il 10% in euro, 2.300, quindi 2.100 euro al mese. Se vai fuori siamo sui 1.600, 1.700, fuori però in posti dove ti ci vuole un'ora per arrivare o sei in campagna, poi dopo c'hai tutte le spese perché poi per esempio i trasporti costano tanto, costa tutto tanto, forse giusto la benzina costa uguale, il resto costa tutto non un po' di più, cioè costa tutto anche il triplo, cioè tutto no, ma tanto. La spesa, io di spesa se ti faccio vedere cosa spendo ti metti a piangere. Mia mamma quando viene guarda i prezzi per divertimento, fa le foto, le manda a tutti, ma l'avete visto quanto costano le roba?
Io a volte andando in centro, ho 3 figlie e loro dicono: mamma, prendiamo un caffè. Calma, se si va da Starbucks ti fanno, sai, magari il cappuccino, frappuccino, ti costano ma facilmente 7 euro. Quindi noi siamo 4, se io vado con le mie bimbe per 4 più l'acqua minimo 3 euro, più il parcheggio se stai 3 ore 20-25 euro. Tu sei uscita di casa, sei stato 3 ore in città e hai preso il caffè e l'acqua e spendi da 50 a 100 euro di niente. Cioè, questa è Zurigo. Questo per dirti, un caffè, un espresso, 5 euro nel posto più schifoso, che è pure cattivo. E anche la zona francese è molto cara. Nelle classifiche delle città più care al mondo ci sono sempre Zurigo, Losanna, Ginevra. Per quanto riguarda le tasse, che comunque si sa che la Svizzera è un posto dove le tasse sono più basse, dove ci vengono tante aziende anche a stabilirsi lì, quanto si paga di tasse lì? Che qua, Sì, qua allora, ci sono innanzitutto tantissime variazioni. Ogni cantone ha tutte le sue, alcune cose vengono dalla Confederazione, ma tantissime sono decise a livello locale. Una di queste è le tasse. Qui tanti non si sposano, convivono perché sposandosi ti vanno sulle tasse. Diciamo, molto generalizzando, tra il 15 e il 30%. Zugo o Zug o sono il cantone con le tasse più basse di tutta la Svizzera o lo sono state per anni e ora comunque sono sempre tra le più basse. E infatti è sede di tantissime multinazionali. Mi ricordo che avevano fatto uno studio sul petrolio e dicevano che l'80% del trading di petrolio al mondo è fatto a Zug, che è una cittadina di 20.000 persone che non conosce molta gente. Nessuno. Mio marito viene da Zug, anche per quello la conosco. Ci sono state anche per anni, secondo me, delle ingiustizie pazzesche. Per esempio c'era una famosa tassa di 100.000, quindi 100.000 diciamo 90.000 euro. Si mettevano d'accordo di pagare solo 100.000. Quindi ci venivano persone ricchissime che pagavano 100.000, che era ridicolo. Questa è stata abolita. Quindi tante cose poi, ti ripeto, cambiano negli anni anche piuttosto drammaticamente. Per quello poi per ogni informazione specifica, seria, bisogna guardare sul sito, perché il sito anche appunto cambia giustamente in base alle leggi. Per esempio in tutto il settore banche ci sono stati dei cambiamenti enormi. Uno dei più diciamo noti è quello del segreto bancario, che non esiste più oggi, c'è una lotta all'evasione. Insomma, per tante cose siamo in Europa, diciamo, anche se ufficialmente ovviamente non ci siamo, e per tante cose facciamo i cavoli nostri. Forse ecco, dall'Italia non si percepisce quante cose invece sono in accordo con l'Europa. Anche questo si può tutto vedere sul sito del governo. Infatti ecco, questo sito qui, fra l'altro ho dato un'occhiata anch'io, c'è in varie lingue, fra cui anche l'italiano, sì. È spiegato tutto, quindi se volete sapere qualcosa sulla situazione Covid, sul lavoro, ma su tutto, andate lì, vi lascerò in descrizione il link al sito. E senti, lì a Zurigo come si vive? La qualità della vita è alta? Poi ti volevo chiedere anche poi la differenza che c'è tra i cantoni, la Svizzera tedesca, francese, cioè un po' quali sono le zone, perché anche io non ci ho mai capito niente. E non ci si capisce tanto. Ecco. Le lingue sono 4, però i cantoni non sono 4, i cantoni sono 26. Ci sono 4 lingue ufficiali, infatti questo sito appunto è in 4 lingue. Sono l'italiano, il Ticino, il tedesco, che è quello appunto nella Svizzera tedesca, che poi è diverso dal tedesco. I tedeschi non capiscono lo svizzero tedesco. Gli svizzeri tedeschi capiscono i tedeschi, ma i tedeschi non capiscono gli svizzeri tedeschi, perché è come un dialetto. Che è dov'è Zurigo? Che sta a Zurigo, ma per la strada non si parla tedesco, si parla lo svizzero tedesco, che è un dialetto che i tedeschi non capiscono. Le mie figlie quando vanno a scuola praticamente devono impararsi il tedesco, perché per la strada parlano lo svizzero tedesco, quindi veramente un casino. Italiano, tedesco e svizzero tedesco, francese, Ginevra, Losanna è la parte francese, la Svizzera romanda, e poi c'è il romanche, che è una lingua latina che però sta scomparendo lì solo ufficialmente, praticamente non la parla più nessuno. Cioè mi sente qualcuno di loro, scusatemi ma è vero, siete pochi. L'inglese non è una lingua ufficiale, però l'inglese è praticamente una lingua della Svizzera. Per esempio vai a Zugo, senti parlare inglese forse più di ogni altra lingua. Se uno è negato per le lingue non dovrebbe venire in Svizzera. Si può vivere con una lingua sola, certo, c'è chi vive con una lingua sola, però fai lavori più umili. Io parlo italiano, tedesco, francese e inglese e devo dire non mi avanza nulla. Si sopravvive benissimo anche con una, ma si fa veramente fatica, sì. Poi se ci sono tutte queste differenze, poi ci sono anche tanti stranieri lì in Svizzera. Sì, questa è anche un'altra cosa che magari in Italia non si percepisce tanto, perché siccome poi la Svizzera è così attraente, vogliono venire tutti in Svizzera. Abbiamo al momento intorno al 20% di stranieri, che insomma in un paese così piccolo sono tanti. C'è razzismo anche qui, ci sono pregiudizi anche qui, perché gli stranieri hanno un po' invaso il paese negli ultimi 20 anni.
c'è del razzismo. Io personalmente non ne ho trovato, però io sono italiana. Anche verso gli italiani? No, gli italiani sono adorati. Io sai, ho tutto un po' meglio di uno che arriva qui a caso, perché io sono arrivata col marito, mi sono sposata nel giro di poco, adesso sono svizzera, però tanti anni sono rimasta italiana e basta. Sei più inserito, cioè vieni qua, compri casa e c'è il marito qui, cioè è più semplice di uno che arriva dallo Sri Lanka e che non parla una parola. L'italiano in generale, appunto, innanzitutto già da anni si è fatto ben vedere perché è considerato un ottimo lavoratore, molto flessibile. Poi l'italiano sa fare tante cose che lo svizzero non sa fare, non è capace. Principalmente su due, una è vendere. Se vai in tutti i negozi belli ci sono gli italiani, prendono solo gli italiani perché lo svizzero non sa vendere. Lo svizzero ti guarda, fa buongiorno, anzi nemmeno ti saluta, perché qui non salutano. E poi gli danno le istruzioni, dicono tu col cliente devi fare questo, e lui applica a tutti uguale. E poi un'altra cosa che gli svizzeri veramente fanno fatica a fare, invece noi ovviamente, noi siamo super secondo me, è la flessibilità. Cioè noi, siccome noi siamo abituati alla crisi, guarda, è cambiato il programma, ok, l'italiano cioè, organizziamoci. Lo svizzero si paralizza, è in crisi. Questo muro qua dietro è beige, volevano vendere gli interruttori della luce bianchi e mi hanno fatto vedere un catalogo dove avevano gli interruttori di tutti i colori e ho detto si può avere invece dell'interruttore bianco l'interruttore beige, perché il muro è beige. Guardo. Panico. Ma signora, ma è sicura? Ma sì, arrivano dopo 2 settimane gli interruttori bianchi, ma non fanno mai errori qui, ma com'è che sono arrivati bianchi? Guardi, io si ricorda, gli avevo detto beige, lei era rimasta un po' così. Ma io non l'ho mai venduti. Che cosa vuol dire? Inizi ora con me. Questo, me l'ha dovuti cambiare tipo 3 volte, era completamente confuso, era in crisi. La risposta è perché non l'hanno mai fatto prima. Ti si bloccano, capito? Non sono flessibili, quindi viene molto molto apprezzato l'italiano in un team. Quando si va in crisi ci si rivolge all'italiano, l'italiano lì tutto tranquillo tira fuori, dice vabbè piano B, piano C, piano D. Sì. Io mi sono messa a fare il blog di moda perché tutti mi chiedevano, che poi è diventato un blog di tutto, vedi lifestyle, ma tutti mi chiedevano ma come mi devo vestire? Tu che sei italiana me lo dici? L'italiano secondo me all'estero vale doppio, c'ha il jolly, perché noi dall'Italia ci critichiamo, vediamo ovviamente da dentro tutti i nostri difetti, però loro da fuori della politica ci prendono in giro, ovviamente. E non hanno nemmeno torto. Ma in altre cose secondo me vedono anche delle doti che noi non ci vediamo più perché siamo abituati, tipo appunto la flessibilità per noi è talmente normale che non ci sembra una dote. Se magari uno ti fa un colloquio di lavoro tu neanche lo dici sono flessibili perché per te è normale. A me tante volte dicono ma tu che sei così, parli sempre, sei una casinista, però quando c'è un problema sei calma stranamente. E io dico sempre perché noi siamo abituati ai problemi, se no affondi subito, no? Mio marito dice quando dico che ho la moglie italiana è come dire ho la Ferrari in garage, tutti fanno wow. Quando vai in giro all'estero l'italiano è sempre ben accolto. Non me ne ero neanche così accorta fino a che ho cominciato ad andare in giro con lui. Quando andiamo in giro ti fanno da dove venite? E mio marito fa sono svizzero, quello davanti gli fa ma io sono italiana. Perché io ho un ex fidanzato, perché mio cugino si è sposato con l'italiano. E come hai visto l'italiano e come hai visto lo svizzero, proprio non c'è paragone. La Svizzera è un paese antipatico perché è ricco, perché funziona, c'ha la neutralità che non sta simpatica a nessuno, per la storia, per tante cose storiche. Ma lo svizzero è freddo anche nei rapporti tra persona e persona? Sì, dunque io me lo sono sposato, sono ancora innamorata dopo 20 anni, il grande amore della mia vita, con tutti gli alti e bassi, per carità. Secondo me gli svizzeri sono repressi, perché loro comunque si alzano presto la mattina, pagano le loro tasse, le pagano poche, quindi le pagano. Quindi non imbrogliano, non sanno dire le bugie, sono proprio bravi e fanno tutto il loro dovere, tutto perfetto. Non c'è mai uno sbaglio al lavoro, quello che devono fare lo fanno, eccetera. Dopo a un certo punto, capito? Qui al carnevale impazziscono tutti, bevono come non so che cosa, perché al carnevale è permesso. Quindi non ti dico al carnevale cosa viene fuori, tutto quello che non hanno fatto tutto il resto del tempo. Quindi secondo me, non so, come la vedo io, sono un po' repressi, che è anche carino, nel senso che arrossiscono. Noi non arrossiamo, diciamo la verità. Cioè l'italiano ti dice le cose prima di diventare rosso. Cioè a me anche se mi becchi in castagna, io ci rido sopra. La faccia come il... Invece mio marito diventa così, ho preparato la rosa, anche se ripeto poi ci faccio un po' la macchietta e sto generalizzando. Per esempio all'inizio non mi parlava nessuno, in palestra 2 anni non mi ha parlato nessuno, quando poi sono rimasta incinta e quindi con la pancia hanno cominciato a parlare, si vede che facevo meno paura e a un certo punto mi parlavano tutti, ma perché non mi avete parlato prima? Scusate, io vengo qui da tanto, non erano 2 anni, sto esagerando, però era da tanto. E mi hanno detto, ma sai, ma noi volevamo ma non avevamo il coraggio. Oppure una mi ha chiesto, ma Beatrice mi spieghi come fai
fai tu a dire quello che pensi? Cioè, io sono rimasta sconvolta a sta domanda, perché questa è una che poi è diventata mia amica, cioè me l'ha detto col cuore in mano, cioè ti fanno anche tenerezza. Ecco perché dico, vorrebbero essere per tante cose come gli italiani più aperti, ma non sono proprio capaci, hanno proprio un'educazione che ti premia se non tiri fuori le emozioni. Tipo per esempio i bambini non dicono mai bello, bella, cioè un complimento sull'estetica mai. Quindi poi queste cose ti entrano, Sì. La similitudine dell'albicocca e della noce di cocco. Gli americani sono considerati come l'albicocca, perché l'albicocca è morbida, un bel colore, invitante, perché quando hai una festa, se trovi un americano, l'americano è bravissimo nello small talk, parla molto bene, dice che sei vestito bene, che figo, che se ti telefono domani, poi magari non ti telefona. Si presentano bene, però poi dentro c'è, come nell'albicocca, il nocciolo. Lo svizzero invece viene paragonato alla noce di cocco perché ha questa scorza dura marrone pure bruttina, però quando poi finalmente riesce a entrare dentro c'è il dolce, nel senso che quando alla fine con molta fatica conquisti lo svizzero è poi per sempre, e sono veramente persone per bene nella mia esperienza, veramente persone per bene che poi puoi chiamarle 2 di notte e ti vengono ad aiutare se è un problema, però ci vuole tanto ad arrivare lì, perché non si fidano, poi sei straniero. I tedeschi amano gli italiani ma non li rispettano, e gli italiani rispettano i tedeschi ma non li amano, ed è un po' così anche per gli svizzeri. Però svizzeri e tedeschi sono anche tra di loro in competizione. Sì, Sono grosse differenze, anche perché i tedeschi stanno vicini, un po' come i frontalieri, vengono tanto nella Svizzera tedesca, che poi hanno il problema della lingua. E per esempio c'è una grossa polemica nelle università, perché le università sono praticamente, i professori sono tutti tedeschi, e quindi ci sono un sacco di politici di destra che dicono la nostra educazione per i nostri figli è in mano agli stranieri. Ma nella vita di tutti i giorni, per dire anche te che hai 3 bimbe, quindi hai visto nelle scuole, come sono rispetto all'Italia? Le scuole per esempio ottime, anche qui ci sono le scuole private, poi c'è la scuola International School. A Zug c'è una scuola famosissima dove vanno i figli, quando si dice no, mando a studiare in Svizzera, ce ne sono 2 o 3, una è nella parte francese, una è questa qui di Zug, poi c'è un'altra a Gstaad, ma è a Gstaad solo d'inverno. Quindi ci sono tutte queste scuole super care, cifre pazzesche, però è un po' un club fra questi qui, perché poi si frequentano tra di loro. Quando sono arrivata, siccome non parlavo tedesco, mi sono anche domandato, ma devo mandare le figlie alla scuola internazionale, International School? E mi hanno detto tutti, ma sei matta, se ce le mandi e poi il vicino di casa ti snobba, perché anzitutto sei quella così, e poi dicono, tanto se ne va fra 2 anni, quindi non conosci i tuoi vicini di casa. Ora se lo vuoi fare, ok, questo adesso sto dicendo una mia opinione, però secondo me chi sta qui per sempre e fa l'International School è anche un po' per essere nel club dei ricchi, perché così le mamme si incontrano, eccetera, perché non è necessario dal punto di vista accademico, perché la scuola normale è ottima, ma ottima, cioè proprio io ho 3 figlie, quindi ho visto, stanno facendo 2 licei, uno alla scuola d'arte, livello altissimo, non si pagano manco i libri, cioè tutto fantastico. Esempio, alle elementari mi è arrivata con un bigliettino e mi ha detto, mamma, questo è l'appuntamento dal dentista. Ho detto, dentista a scuola, cosa c'entra? Dice sì, perché vicino all'aula di disegno, all'aula di musica, che poi li devi vederla la disegno e l'aula di musica, cioè ci fai i graffiti, musica, c'è l'arpa, c'è il pianoforte, c'è tutti gli strumenti possibili, non è che c'hai solo il clarinetto, E accanto c'è l'aula dentistica con, mi ricordo al tempo era ancora una novità, c'era lo schermo piatto sul soffitto con tutti i film di Disney. Questo è pagato dal comune, ti fanno il controllo di base, poi se hai un problema ti dicono te lo devi pagare privatamente, vada poi da un altro dentista, però le cose di base sono pagate dal comune. Tra cantoni ci sono differenze enormi, quindi anche nelle scuole ci sono differenze. Le mie figlie, siccome erano straniere, seconda mi ha detto, mamma, io ho un difetto di pronuncia, devo prendere lezioni private di pronuncia perché ho la lisca. Signora, mi ha telefonato una, ma non si preoccupi, venga qui alle 3, l'abbiamo già organizzato noi, pagato dal comune, e mi hanno fatto lezioni private di pronuncia, lezioni private di tedesco e appunto le cose di base di dentista, quindi questo era per tutti. È difficile entrare perché comunque devi avere tutta una serie di parametri, però poi dopo ti integrano perché ti insegnano la lingua. Dunque si inizia qui il kindergarten a 6 anni, la scuola a 7. E devi andare, proprio una roba obbligatoria, ti mettono un catarifrangente ai bambini e il bambino deve andare da solo. L'italiana protettiva, io i primi giorni li seguivo 2 metri dietro e si usciva tipo la mattina molto spesso, -5, -8, si arriva a -10 per un mesetto almeno. Una volta alla settimana li portano nel bosco a giocare col tè caldo, però vestiti da l'omino da Michelin, e io scioccata, ma gli farà male? E loro dicono no, il bambino deve abituarsi a uscire da solo al buio perché qui si lavora, se devi essere alle
7 al lavoro, cioè non puoi dire oddio c'è la nuvoletta non esco, fa freddo non esco, quindi fin da piccolini si abituano ad andare da soli, poi ti mandano una circolare a casa dove ti dice non accompagnate i bambini a scuola, magari il primo giorno, ma poi devono andare da soli, vanno magari con il vicino di casa mano nella mano, c'è tutto uno studio, un libro così ti danno, perché serve per imparare le regole della strada, perché comunque devi attraversare la strada, ci sono dei cartelli che partono un mese prima, attenzione fra un mese arrivano i bimbi, fermatevi 50 metri prima, che siano tranquilli, devono passare loro, poi insegnano una poesia in rima per fermarsi, guardare, ascoltare, andare. A 5 anni ti insegnano a attraversare la strada, però fai da solo, te lo insegnano gli insegnanti, ci sono i poliziotti da tutte le parti, quindi vedi tutti sti bambini con sti catari frangenti perché è buio, c'è la nebbia, se no non li vedi la mattina, quindi è per insegnare le regole della strada, per insegnare le regole sociali, perché comunque socializzano di più senza i genitori, e per rinforzare il sistema immunitario, perché qui fa freddo, e quindi portandoli una volta alla settimana nel bosco e ci stanno 4-5 ore, t'ammali meno, e si devono abituare al freddo e al buio. E se tu li porti, ti arriva il poliziotto, ti fa signora vada a casa, ci sono io, non li devi portare. Però anche qui non è così in tutta la Svizzera, perché poi ci sono zone più pericolose, ma questa era la tradizione e cercano di lasciarla il più possibile. Dove sto io è così. Un bambino, è venuto uno zio a prenderlo col camion, un camionista, pensavano che fosse un rapitore, perché nessuno prende bambini, tornano a casa da soli e vanno a scuola da soli. Così li fanno sciogliere un po' prima, perché qua, ciao. E poi un altro esempio che mi viene è l'acqua. La pediatra mi disse non compri l'acqua nelle bottiglie, cosa la compra a fare? Abbiamo l'acqua della montagna che è fantastica, c'ha più minerali, e poi le tubature sono sempre perfette, controllatissime, quindi è molto molto meglio. Per esempio i mezzi di trasporto, io ancora sono scioccata oggi, credo da quando sto qui, che sono ormai 15 anni, forse una volta c'è stato un ritardo, una volta di un qualche cosa che scoppiò la rivoluzione, c'era un incidente enorme e mi ricordo i passanti, un minuto di ritardo, scrivevano al giornale, venne fuori poi sul giornale il giorno dopo, quando qui se c'è un ritardo, una cosa così, viene sul giornale, questo per dirti. E quando sono arrivata lasciavo la macchina in moto, mio marito la prima volta che l'ho fatto, quando mi ha visto fare questa cosa mi ha detto adesso parliamo io e te, cioè mi ha fatto una parte come se avessi ammazzato qualcuno. Cos'è questa usanza di lasciare il motore in moto? A cosa serve? A niente, solo a far male all'ambiente. Guarda intorno, tu dimmi se trovi una persona che lo fa. Io non l'ho mai vista, non lo fa nessuno, solo io. Ora non lo faccio più. Se lo fai ti guardano come una pestata, cioè ma da dove vieni? Mio marito mi ha detto, parlavamo una volta di blackout e di mancanza d'acqua. Poi ti ripeto, io sono del 66, ne ho visti tanti di blackout. Poi avevamo addirittura l'acqua nella vasca, negli anni 70, mancava sempre l'acqua, ti arrivava sempre l'avviso domani non c'è l'acqua. Mio marito ha detto io in vita mia non ho mai avuto un blackout, non so come sia fatto. Cosa si fa quando c'è il blackout? Perché prima cosa ho comprato la torcia e lui mi fa cosa compri a fare la torcia? Cosa fai? Le candele? Mi fa ma per cosa? Lì non esiste. Se manca la luce, ma la luce non manca e l'acqua non è mai mancata. Lui non sa cosa sia manca l'acqua, non capisce il concetto. Qualità della vita in questo senso è non alta, altissima. Ti do un altro esempio che ti scioccherà, perché io telefonai alla mia mamma, dissi ma non è possibile. Io ho avuto 3 figlie in 3 anni, quindi alla prima grandi cosa, alla seconda grandi, alla terza non te la calcoli nemmeno. Mi ero scordata di farle il passaporto. Dovevamo andare in Italia in vacanza. Mio marito fa ma sei scema, e me lo sono scordata. Va bene, non c'è problema. Come non c'è problema? Sì, telefoniamo al comune, ok? Non perché c'hai il parente, no, telefona al comune senza conoscere nessuno. Telefona e fa, senta, mi è nata la figlia 2 mesi fa, non abbiamo ancora fatto i documenti, domani partiamo per l'Italia, non è che si potrebbe magari venire un po' prima domani e fare il passaporto? Sì, certo, guardi, noi apriamo alle 7:30, venga alle 7. Ma non l'amico, una così, una mai sentita, Ti hanno fatto il passaporto in un giorno? Sì, mi fa, aspetti, lui ha telefonato, erano tipo le 4:30, vada subito a fare la foto alla bimba, domani venga alle 7, io alle 7 ero lì, alle 7:30 sono uscita con il passaporto a mano. Non ci credo. Oppure perdi una tessera, perdi un qualcosa, la gente fa, sì, te la ridate, la fanno nuova lì, capito? Così. Non è che devi telefonare, fare firme, no, niente, te lo fanno. La burocrazia è un'altra cosa. Poi leggi gli articoli, la burocrazia svizzera è troppo lenta, è troppo farraginosa, io rido. Ti volevo chiedere se è un paese che comunque è attento all'ambiente, che ora insomma se ne parla tanto di questa cosa qui. Penso di sì, perché nei paesi
paesi nordici di solito sono molto più avanti di Sì, noi. infatti, Però hai già ecco, risposto. ecco. Ci sono sempre cambiamenti perché fanno sempre cose nuove, però sono molto bravi. Esempio, la borsa della spazzatura è omologata, cioè non puoi mettere la spazzatura in una borsa qualsiasi. Ah, Se tu la butti, ti vanno a guardare, aprono la spazzatura finché trovano lettere, qualcosa che indichi di chi è quella spazzatura. Probabilmente l'ha già detto il vicino, perché poi qui si denunciano, appena sbagli qualcosa ti denunciano subito. Però comunque la polizia apre, va a vedere la spazzatura e ti danno tipo 2000 di multa. Quindi no, tu devi metterlo nel sacchetto omologato, che poi è diverso per ogni cantone. Che ovvio. poi ci sono differenze anche all'interno del cantone, quindi devo andare nel mio supermercato per avere il mio sacchettino con tutto il codice a barre, e però costa tipo, non so, 3 euro l'uno. Quindi ti dico che tutto in un colpo diventi molto verde, perché se ti costa 3 euro tutte le volte che riempi un sacchetto da 35 litri, ti garantisco che spingi bene, cominci a riciclare tutto, quindi non c'è la tassa per la spazzatura, no, ti paghi direttamente ogni sacchetto una cifra fuori di testa. È quella la tassa. Mio marito dice sempre che è svizzero, che è over-regulated, quindi troppo regolato, ci sono troppe regole. Perché tutti si comportano bene? Perché se ti comporti male ti costa troppo. Per esempio la velocità da guidare è da spararsi, cioè vai pianissimo. È una roba, dove sto io tutta 30 e devi tenere 30 perché c'hai sempre, ti fanno la multa, perché c'hai un sacco di polizia, di macchinette fisse, mobili. Cioè in Italia se è 50, 54 chi se ne frega. Quando poi prendi 3 volte devi pagare 35 e se poi fai di 10 devi pagare magari 200, dici ok. Un'altra cosa delle multe, le multe sono in proporzione a quanto paghi di tasse. L'ex capo della banca di mio marito, che era proprio quello che aveva la banca, una volta ha pagato 23.000 per essere andato troppo forte, perché paga tanto di tasse. Quindi questo ti fa vedere anche che è un buon cittadino. Andava, credo, non so, 20 o 30 di più del limite. Quindi mettiamo da 23.000. 70 a 80, 23.000 pagato. E il clima, te ci ha detto che non c'è tanto sole, ma come temperature c'è tanta differenza con l'Italia? A Zurigo è effettivamente molto più brutto, c'è proprio la nuvoletta di Fantozzi, c'è tanta nebbia anche la mattina, tutto l'inverno, nelle giornate belle, diventa bello da mezzogiorno alle 3. Gli svizzeri amano ovviamente le loro montagne, anche perché ora se piove no, ma se è una bella giornata si guardano sempre le previsioni e c'è scritto da quanti metri in su c'è il sole, quindi tu vai a cercare il sole. E durante il fine settimana tantissimi vanno nelle montagne oppure in Ticino, perché passato il Gottardo c'è il doppio delle ore di sole. Quindi infatti è un clima simile all'Italia in Ticino? Sì, Nord Italia. Nord. Gli svizzeri tantissimi hanno la seconda casa, la casa di vacanza in Ticino, potrebbero prendersela comoda, pagherebbero un terzo, non la prendono perché alla fine non sanno come rigirarsi in Italia, non si fidano, dicono mi imbrogliano, non sappiamo come funziona la burocrazia, è vero, è un casino e quindi preferiscono pagare di più, se ne stanno in Ticino che dicono l'italianità, si parla italiano, si cucina all'italiana, ma siamo in Svizzera e si sentono protetti. Non è un freddo secco, è umido. Sì, no, è anche più freddo, c'è più neve che da noi, senz'altro, anche se dipende dagli anni, poi col riscaldamento, eccetera, è cambiato, però l'anno scorso abbiamo avuto una marea di neve. Ti volevo appunto chiedere se è un paese sicuro e com'è la sicurezza lì. Allora, anche qui ci sono grosse differenze. Per esempio, nella parte francese mi pare ci sia il record dei crimini. Pare a Ginevra. A Ginevra ci sono proprio borseggiatori. Quando vado a Ginevra sul treno tengo la borsa. Sto attenta come farei in Italia. Perché me l'hanno detto in tutti i modi. A me non è mai successo niente, ma me l'hanno detto. Poi ci sono studi. Mentre per esempio a Zurigo, io penso mi sia capitato 15 volte che mi suonano alla porta. Guardi, sua figlia ha lasciato la borsa. Guardi, sua figlia si è scordata al telefono. Te le riportano. Io personalmente vado in un ristorante, lascio la borsa sulla sedia, vado in bagno. Infatti poi ho problema in Italia perché lascio la borsa e invece non va fatto. A Londra mi hanno rubato in casa mi pare 5 volte con antifurto e qua non mi è mai capitato niente. Però è anche capitato ai miei vicini, quindi magari ho avuto anche fortuna. Dipende poi dalla zona. Comunque hai detto che ci sono controlli, c'è polizia in giro, è un paese comunque che è controllato, non è come qua che è un po'... Appunto, è controllato, è troppo controllato, qui è un po' l'estremo opposto, cioè noi ci sentiamo a volte troppo oppressi. Tante cose sono anche un po' pesantine. Nel centro di Zurigo o a Zugo ci sono delle popò di macchinone stracare, straveloci e veramente non le possono più usare. Le tengono lì, ma ci vai a 50. Non vale la pena di avere una macchina veloce o meglio rischi tanto. Levano la patente e ti mandano in galera. Ah sì, Mio marito ha venduto una macchina perché mi ha detto per me è come avere Giselle Bündchen a letto nuda e non ci posso fare nulla. Non resisto. Ha venduto la macchina che ha detto io rischio la galera e ti becca
beccano, va in galera. Per questo lui dice è un paese troppo regolato, perché lui ha sempre amato gli italiani. Lui andava col ciao con i suoi amici in Italia, passavano il confine a cercare le italiane che ovviamente andavano sempre in bianco, le italiane non se li calcolavano nemmeno gli svizzeri, hanno sempre avuto il sogno, ma hanno tutto questo fascino dell'Italia anche per queste cose, perché noi ce ne freghiamo sicuramente, ci godiamo anche un po' più la vita. Sì, certo. Ecco, allora già che sei in argomento, dici quali sono i pro e i contro della Svizzera, riassumendo un po', perché un po' ce l'hai già detti. Allora, i pro, appunto, qualità della vita altissima, perché comunque sono molto affidabili e quando ti dicono che ti fanno una cosa te la fanno, cascasse il mondo, puntuali, pulitissimi, appunto poca criminalità, pulitissimi nel senso le strade sono pulite, la scuola, tu vai a vedere le scuole che hanno fatto sempre le mie bimbe, conosco anche bidelli, erano tutti perfettini bidelli, potevi leccarlo poi il pavimento, passavano sempre con tutte ste macchine tecnologiche pazzesche, la pulizia nei mezzi pubblici, poi nei mezzi pubblici ti dicono buongiorno e buonasera, arrivederci, cioè come in aereo, cioè è un piacere, le strade non c'è un buco, mio marito viene in Italia, lui va in bicicletta e dice ma qui si buca, in Svizzera tu non buchi, dove buchi? Cioè le strade sono l'olio, tutte, quindi in questo senso la qualità della vita molto alta, e difetti appunto molto regolata, secondo me appunto un po' repressi, questa è un'opinione mia, non c'hanno il mare. Il clima, te da italiana, è un difetto? Il clima sì, è è brutto, sì. È un contro, decisamente un contro. È dura, sì, perché è sempre freddo. Anche d'estate è freddo? No, però anche d'estate non fai mai il cambio di stagione. Tu d'estate hai l'estate. Qui c'hai un giorno d'estate, un giorno di pioggia, 2 giorni d'estate e 3 giorni di pioggia. Quest'estate avremmo avuto giorni soleggiati, 6 o 7, però è imprevedibile e magari un giorno prima c'hai 30 gradi e non scherzo, e il giorno dopo ce n'hai 15 e non scherzo. Non è mai quella roba stabile che tu dici un mese fa caldo, un mese. Se c'è una settimana che fa caldo, anche lì titoli sui giornali. Io non faccio mai il cambio di stagione perché ho sempre bisogno del piumino. Allora, negativi anche secondo me, sai quando fanno le classifiche della qualità di vita? C'è una classifica famosissima, forse la più famosa, che si chiama Mercer è scritto, e per anni Zurigo è stato la prima, ora è Vienna la città con la qualità di vita più alta al mondo. Però questi cosa prendono in considerazione? La sanità, criminalità, traffico, tutte queste cose. Non prendono mai in considerazione la simpatia, quanto è facile fare amicizia. Sono tutte cose che per me sono importantissime. In una classifica poi l'Italia fa sempre schifo, però quando poi va in Italia l'arte non è mai in nessuna classifica, chi se ne frega della qualità della vita dell'arte. Però se tu in Italia esci e sei in un museo all'aperto, sei in Toscana e c'hai il paesino medievale, c'hai la chiesa stupenda con i mosaici, cioè non è che non è niente, è qualcosa. Tu vivi nella bellezza in Italia, c'hai un tramonto stupendo che qui ci andiamo una volta a settimana, il tempo atmosferico non viene preso in considerazione, appunto la simpatia, il mangiare, sono tutte cose che non vengono calcolate. E allora Zurigo e Vienna fanno sempre i primi posti, sì, ed è vero, hanno ragione, però tutte queste altre cose contano molto. Leggendo queste cose penso sempre, sì, ho capito, però questo manca in questi paesi, e in Italia c'è il fatto di avere una rete di amici più facilmente che ti aiutano, anche perché noi siamo abituati, siccome il governo funziona male, ci aiutiamo tra di noi. Io racconto sempre, qui rimangono scioccati, che da noi la gente entra in casa, viene a suonare al campanello, non è che ti telefona necessariamente, perlomeno nel paesino in Toscana, e ti porta magari la marmellata, oppure guarda ho preso gli asparagi, mi sono avanzati, li vuoi? Cioè, qui sì, qui no. Ci vuole appuntamento lì. Inviti a cena 3 mesi prima, 4 mesi prima, 5 mesi prima. Quindi sono queste le differenze, queste cose di simpatia. Oppure un'altra cosa, l'umorismo, cioè l'italiano, se te vai in un bar e fai la battuta, quello non importa che c'hai davanti, può essere un ragazzino di 12 anni, può essere una persona strapovera, ti fa la battuta e ti risponde in un attimo. In Svizzera non esiste, o ti manca, cioè certo. Noi siamo abituati, è tutta una risata, è tutto uno scherzo. Questo sì, sicuramente nel contro. Il cibo? Cibo, a me non dispiace. Allora, caffè, lasciamo perdere, il caffè non lo sanno proprio fare, non c'è rimedio. Il mangiare, siccome da mia suocera poi ho imparato delle cose svizzere, secondo me sono buone, però sono poche. Tipo, loro fanno il rösti che è buonissimo, fai le patatine, le tagli piccole e poi le friggi nel burro, sono buone. Ed è una cosa tradizionalissima, però ecco, fanno poi sempre il rösti, cioè non hanno quella varietà
qualità pazzesca, ma sai, guardala la Svizzera è piccina e è chiusa. Noi abbiamo l'Italia, guardala come è fatta, siamo baciati da tutto, quindi abbiamo molti più prodotti, abbiamo molta più differenza di temperature e quindi anche il terreno ci dà cose più diverse, cioè abbiamo di tutto. Secondo me il cibo tradizionale è buonissimo, ti fanno la carne molto bene, le patate le sanno fare in 100.000 modi, però non c'è molta varietà. Nel ristorante si mangia molto bene spendendo molto, mangi molto 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 bene, però ti costa un capitale. Io non voglio mai andare nel ristorante italiano, siccome me la faccio io, perché devo andare a spendere per una pasta 35 euro, che poi se è un ottimo ristorante è uguale alla mia, se no fa anche schifo. Bene, ora ti volevo chiedere della sanità. Com'è la sanità, la qualità della sanità, di com'è la situazione attuale Covid e come è stata gestita? La sanità è un'altra cosa molto cara, c'è un'assicurazione obbligatoria, minimo, credo che il minimo lo paghi solo se sei molto giovane, poi ti scatta l'aumento 1.500 l'anno, ma più o meno diciamo che una persona che guadagna così medio sta sui 400-500, quindi togliamo poi il 10% per arrivare agli euro, 400 euro al mese. Con questa assicurazione obbligatoria comunque vai dal dottore e ti paghi il dottore. Se stiamo male andiamo, ma se ci viene un po' di febbriciattola anche no. Perché come vai dal dottore ti arriva la mazzata, 200-300 come volassero, con niente. Non sono compresi l'assicurazione di base è obbligatoria, spendi questo, dopodiché vai dal dottore e te lo paghi. Se spendi più di 2.500, allora dai 2.500 arriva l'assicurazione e ti ripaga, però il resto te lo paghi te. Quindi praticamente paghi te. Cosa copre? Pronto soccorso, per esempio, che qua è gratuito? Pronto soccorso lo sai che mi sembra che sia gratuito, ma per esempio se partorisci ti pagano da 2.500 in su, allora qualcosa ti pagano, ma insomma. Però fino a 2.500 paghi te. Sì, quando dicevamo con 4.000 come stipendio base ci vivi male, perché le spese grosse sono appunto le spese mangiare, eccetera, le spese vive, l'affitto e l'assicurazione sanitaria. Sì, anche quello, sì, diciamo le spese vive, mettiamole nelle spese vive. Poi c'è un altro problema, che tanti non la pagano perché non hanno abbastanza soldi e quindi poi aumentano sempre, quindi poi c'è la polemica, noi dobbiamo pagare per gli stranieri cattivi, per quelli che fanno finta di essere poveri, vabbè, polemiche solite. Sanità naturalmente poi sono bravissimi, di qualità, poi vai in un ospedale, anche lì, cioè, a parte che li fanno sempre in posti bellissimi, panoramici, arredamenti futuristici, li rinnovano, sempre lavori in corso, sempre tutto perfetto. Cioè, hanno i regalini, le boutique per quando vai a trovare la gente, cioè, la reception che sembra un hotel a 5 stelle. Le cliniche svizzere si sa, ma anche gli ospedali normali, il livello è molto alto. Dottori bravi, italiani, tedeschi. Del Covid che mi dici? Allora, Covid, anche qui dunque naturalmente il solito sito perché cambia tutto in continuazione. È stato all'inizio trattato in maniera più leggera o più libera dell'Italia, perché non abbiamo, quando voi eravate in lockdown pieno all'inizio, noi vi guardavamo sui balconi e vi abbiamo amati. L'Italia secondo me non si è resa conto di quanto è stata amata in quel periodo lì, avevo una marea di gente che mi diceva cosa possiamo fare per aiutare gli italiani. Secondo me come gli italiani si sono comportati hanno veramente toccato il cuore, anche in Svizzera ma in generale, perché siamo stati esemplari, fantasiosi e noi a quel tempo lì avevamo ancora dei numeri non da preoccuparsi, gli ospedali qui a Zurigo sono stati tanto tempo vuoti, poi tutto d'un colpo è arrivato anche qui, ci hanno preso un po' alla sprovvista, quindi a un certo punto anche noi abbiamo messo le regole più dure, però molto in ritardo rispetto a voi, hanno chiuso come da voi più tardi, però per esempio non abbiamo mai messo la mascherina fuori all'aperto, mai, anche ora si va dentro ma fuori mai vista la mascherina, poi veniva in Italia e dice oddio in Italia si deve mettere la mascherina, invece venivamo qua ce la levavamo subito, un po' più da paese nordico, no? Hanno presa un po' meno. Adesso più o meno è uguale, nel senso che hanno introdotto anche qui non da molto il fatto di dover andare nei ristoranti con il Green Pass, ti chiedono anche il documento, però siccome c'è la polemica come da voi, no? E quindi è dittatura, non è dittatura, poi ci sono manifestazioni, tanti non sanno perché si pensa sempre a questa Svizzera antipatica, che in Svizzera c'è il sistema della democrazia diretta. E a me piace molto questa cosa, questa è decisamente una cosa positiva, perlomeno a mio parere. Facciamo una marea di referendum, quindi faremo anche su questo un referendum. Allora, al momento nei ristoranti devi far vedere il Green Pass, nel supermercato no, tutto il resto praticamente sì, però verrà discusso tramite un referendum mi pare a novembre, perché appunto la gente protesta e allora quando la gente protesta si fa il referendum, ti chiedono tante cose direttamente alla popolazione. In questo senso è molto democratica la Svizzera, ti senti anche che non ti pigliano in giro perché
poi le leggi vengono cambiate a seconda del risultato e quindi vedremo cosa succederà con questa cosa del Green Pass. In questo link c'è scritto tutto anche per poter entrare in Svizzera, quindi ecco, se uno vuole sapere se serve vaccino o non vaccino, insomma lì c'è scritto tutto. Quindi. Sì, serve il vaccino, serve un modulo di entrata, che questo è accordo Europa, quindi al momento è uguale come per gli altri paesi dell'Europa. Ti voglio fare un'ultima domanda. Te sei felice lì in Svizzera oppure torneresti in Italia? Allora, io sono felice e direi che ci voglio restare, ma è anche per via della mia famiglia. Per me alla fine non è tanto il paese, è più la mia famiglia. Io ho 3 figlie. Se tutte e 3 si trasferissero poi in Italia, andrei in Italia. Non penso, perché queste comunque sono svizzere. Quindi secondo me potrebbero rimanere qui, però magari chissà dove vanno, allora magari poi le seguo dall'altra parte, non lo so. Però in Svizzera mi trovo molto bene, ma credo che forse questa è un po' la conclusione di quello che penso di tutta questa storia, no? Andare fuori o no. Alla fine quello che ti rende felice sono le relazioni. Allora sì, è importante il paese, però è meno importante delle relazioni. Se hai una bella famiglia e non puoi dare da mangiare alla famiglia, chiaro, non è più un problema secondario, è un problema primario. Ovviamente per la felicità le relazioni hanno un'importanza enorme. Ecco perché ti ho detto quello che a me manca dell'Italia, sì, il mare, vabbè, mi manca il mare, ma poi alla fine si sta anche senza mare, si va una volta all'anno, si può andare in vacanza. È più la gente, la simpatia, farsi la battuta. Quindi sì, sono felice in Svizzera, mi piace molto, ci sto molto bene. Una cosa che non mi piace dell'Italia è quando non puoi fidarti della gente che ti vuole fregare, a chi piace, a nessuno. E anche mi piace che siano più dipendenti i ragazzi, per esempio. Qui se ne vanno prima, non stanno sempre a chiedere soldi, a un certo punto li buttano fuori di casa i genitori. A me piace sta cosa, pur essendo italiana. E quindi sì, mi piace molto, però come tutto non credo che ci sia un paese perfetto, un Eldorado dove tutto va bene, sicuramente neanche in Svizzera, ma mi ci trovo molto bene. Senz'altro un'altra scelta possibile potrebbe essere l'Italia. E magari quando sono vecchia che non c'ho più da lavorare, potrei tornare in Italia. E ti dico quando non c'è da lavorare, perché lavorare in Italia, auguri ragazzi. Auguri, sì. Veramente non penso che in Italia, quando ci critichiamo tra di noi, non penso che siano tutti lì a fregarti e siano tutti stronzi, No, e siano tutti tutti no, cattivi no. e siano tutti a fregare. Se poi volete chiaramente, come si diceva prima, saperne di più sulla Svizzera, vi suggerisco insomma di seguirla, Beatrice, su Instagram. Io lascerò appunto il suo contatto sul sito che lascerò in descrizione del governo svizzero. Ecco, lì c'è scritto proprio tutto in lingua italiana, quindi basta andare lì e avrete tutte le informazioni di cui avete bisogno per tutti i dubbi o curiosità. Se no io su Instagram rispondo a tutti, a meno che non siano maleducati. E poi niente, vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi appuntamenti e video con i nostri Italian Globetrotter un po' in giro per il mondo, di mettere un bel like, insomma un grande like se vi è piaciuto questo video, e poi lasciate dei commenti, insomma, se avete bisogno o volete chiedere qualcosa, ecco che io vi risponderò. Io ti ringrazio tanto per essere stata mia ospite Italian Globetrotter. Prego, Mi ha fatto tanto piacere, ti mando un salutone dall'Italia. Ciao. Bene, saluta la nostra Italian Globetrotter dalla Svizzera. Ciao Beatrice. Ciao. Ciao, viva l'Italia e gli italiani.